Siamo Torre di Chia. Stiamo bolinando e io che faccio? Cucino, perché gli ospiti hanno fame. Sono le 12:40, spianati, sarde, guardate quanto siamo piegati, questa è l'inclinazione, saremo un 30-35 gradi di inclinazione, cucina basculante e le spianate pronte da mangiare. Wait. Go. Okay, release. Release it. Release, Stephen. Release all. All right. Betty sta preparando l'ancoraggio. La nostra marinaia d'eccellenza. Questo nel caso ci separassimo, così Betty potrai utilizzarlo come presentazione delle tue doti. Siamo a Villa Simius. Grippia inserita, Ok. barca garantita. Siamo sul lato ovest di Villa Simius, ossia dal lato dove c'è il porto di Villa Simius, Che è quello? che è questo qui di fianco a noi. Ora i ragazzi, se vogliono scendere, li portiamo col tender nel porto, così si fanno. Questo è il tramonto a Villa Simius. Questo colore rosato che abbiamo alle nostre spalle non è che preannuncia una cosa meravigliosa, perché
purtroppo non è previsto per domani gran bel tempo, però intanto ci godiamo questo pittoresco tramonto. Villa Simius, 35 nodi. Siamo a Cagliari e Bettina ancora non è pronta. Si sta vestendo. Cosa fa la Bettina? Si veste ogni tanto, si veste. Ah, perché ogni tanto si sveste. Adesso mi vesto. Cagliari, Portus Caralis. Andiamo a mangiare in un ristorante di cena tipica sarda di Cagliari, non di Terni. Eccola la Bettina. Andiamo? Questo è uno dei ristoranti tradizionali della cucina cagliaritana. Allora, sabato, questo è il nostro sabato, che stamattina non abbiamo ripreso perché abbiamo pulito la barca tutta dentro, lavato la barca fuori. Dopodiché, cambusa, andiamo a prendere la cambusa, acqua, birra, il vino è già stivato e qui, dove Betty, è esplosa la bomba. Un putiferio. Questa è la bomba esplosa. Queste sono le cabine già allestite e pronte per gli ospiti. Questa è l'altra cabina, anch'essa già allestita e pronta per gli ospiti. E questa è la situazione divertente che ci godiamo il sabato pomeriggio, dopo la spesa al supermercato. La parte più divertente. Adesso la parte più divertente è la cambusa. Questo è quello che si trova a gestire Betty in questo momento, vedete? Deve essere tutta questa roba stipata in frigo. Il problema grosso è che nel frigorifero non ci sta, è troppo pieno. Quando arrivano gli ospiti è tutto perfetto in ordine, però non ci si rende conto di quello che si fa prima per sistemare al meglio la barca. Oggi c'è un vento fortissimo, sono 3 giorni che il maestrale non ci dà tregua, sono arrivati a punti di 60 nodi, picchiaduro, è male, e siamo fermi qui a Portus Caralis. Qui siamo molto tranquilli, in tutta onestà non ci sono grossissimi problemi qua, potete vedere, però il mare là dietro la guardia costiera si vede che nonostante quello sia l'Angiporto, quindi sia una delle zone più protette del porto, c'è un bel vento bello forte. Ora io sto facendo 4 passi verso
la parte sud. Che dire, sono cose che capitano, però 3 giorni fermi in porto non sono pochi. Ecco qua, questa è l'immagine del porto. Lì c'è la base di Luna Rossa. Ovviamente, se ne guardano bene, da uscire in queste condizioni con quelle barche tiratissime romperebbero, spaccherebbero tutto, quindi è assolutamente impossibile poter uscire per loro, ma anche per noi non è una cosa. Vedete qui questo mare increspato, fortemente increspato, è dentro il porto, non è fuori. Così 45 nodi di vento e alla parte finale dei pontili addirittura entra onda. Mentre sto rientrando, una puntata alla base di Luna Rossa, e qui sul molo Dogana, eccola qua, sul molo Dogana a Cagliari. Ecco, vorrei far notare, tra le altre cose, qui ho dato gli esami per il mio esame di comandante di nave da diporto. Nel lontano 2003 sono arrivato qua perché in quel periodo gli esami si tenevano a seconda delle varie capitanerie di competenza. A me è capitato Cagliari e quindi a febbraio sono venuto giù e ho dato l'esame proprio qua dentro. Il nostro moletto di Canalis con tutte le barche che sono entrate. Ecco le nostre ragazze. Ma se non volete non c'è mai. Ennesima giornata di vento, siamo rotti le scatole di stare fermi in porto, abbiamo noleggiato una macchina e stiamo andando in montagna. Ci godiamo un po' di montagna oggi. Le ragazze dietro di noi, le fanciulle. Le donzelle, come mi piace chiamare. Chiami tu. What are we going to do, Mauro? What time? What are we going to do? 2 minutes. In 2 minutes we talk. 3 minutes. We talk. Era una domanda per farti rispondere, non per così. Come on. Repeat. Tanto poi la tagliamo. Ready to tic tac. Mauro, tu tac. E qui tra poco scendiamo verso Punta Molentes. Molentis. Correzione di Bettina. Tu non ci azzecchi mai a uno. Non è possibile. Almeno ci azzecco su altre cose. Le sbaglia tu. Su altre cose però ci azzecco un casino. Cosa ci azzecchi? Su che? Sarebbero le altre non posso cose? dirlo perché è VM18.